comandante Galati avvista l'Oswald da circa 2500 metri di distanza, con rotta quasi parallela a quella del Vivaldi. Subito il cacciatorpediniere lancia il segnale di scoperta ed al contempo Galati ordina di portare la velocità al massimo, ossia 27 nodi, mettendo la prua sul sommergibile con l'intenzione di speronarlo. Quando la distanza è scesa a circa 1000-1500 metri, Galati vede che anche l'Oswald sta accostando a sinistra e si sta portando con un'estremità verso il Vivaldi, in posizione favorevole per lanciare i siluri. Alle 23:50 il marinaio Burbridge avvista il cacciatorpediniere italiano a poppa via dritta, a 1,5 miglia di distanza, e informa immediatamente l'ufficiale di guardia, tenente di vascello Hodgson. Burbridge affermerà in seguito di ritenere che il Vivaldi sia stato nascosto dalla foschia verso poppa o verso sinistra e, dal momento che la visibilità senza foschia quella notte era di 2,5 miglia, riteneva impossibile che il cacciatorpediniere si fosse potuto avvicinare così tanto senza essere visto. Hodgson suona l'allarme notturno, chiedendo al comandante Fraser di salire in plancia. Inoltre manovra per puntare i tubi lanciasiluri poppieri, già carichi, verso il cacciatorpediniere in avvicinamento. Tuttavia, a causa della maggior velocità del Vivaldi e delle manovre da esso intraprese, l'Oswald non riuscirà a portare i propri tubi lanciasiluri in punteria. Al tempo stesso, in camera di manovra, il sergente nocchiere Kennedy suona il segnale di allarme, che ordina all'equipaggio di prepararsi all'immersione. In quel momento il comandante Fraser accorre in plancia, ma non riesce a vedere nulla perché i suoi occhi non fanno in tempo ad adattarsi all'oscurità. Di conseguenza, mentre il Vivaldi accosta verso l'Oswald ed aumenta la velocità, il sommergibile non intraprende alcuna manovra per evitare la collisione, né l'equipaggio britannico tenta di armare il cannone o di preparare i siluri al lancio. Quando già il Vivaldi è a appena 30 metri di distanza, Fraser riesce finalmente a vederlo. A questo punto ordina all'ufficiale di rotta di mettere tutta la barra a sinistra ed al contempo di prepararsi ad abbandonare la nave. La collisione, se ne rende conto, è pressoché inevitabile. Infatti il Vivaldi sperona l'Oswald aprendo una falla dalla quale il sommergibile inizia ad imbarcare acqua nella camera di lancio siluri poppiera. Sono passati probabilmente tra i 5 e gli 8 minuti dal momento dell'avvistamento del Vivaldi da parte dell'Oswald. Al momento dell'impatto, Fraser dà l'ordine di abbandonare il sommergibile. Subito dopo lo speronamento, il Vivaldi lancia 10 bombe di profondità da 100 kg, regolate tra i 25 ed i 100 metri, e queste esplodono sotto lo scafo dell'Oswald, scuotendolo violentemente, facendo saltare le luci e strappando il motore diesel di sinistra dal suo basamento. Il Vivaldi, da parte sua, perse alcune piastre dello scafo nei primi metri della prua, sotto la linea di galleggiamento, e si ritrovò col dritto di prora leggermente deformato, un danno tutto sommato di modesta entità. Il sottotenente di vascello Curly Pope, dopo essersi accertato che nessuno sia rimasto di sotto, sale in coperta, mentre gli uomini si gettano in mare. Il comandante Fraser ordina al capo motorista di andare sotto coperta ed aprire le valvole di presa a mare per autoaffondare il sommergibile. Ciò avviene fra i 5 e gli 8 minuti dopo la collisione. Vengono aperti anche tutti i portelli e l'Oswald affonda abbastanza rapidamente dopo essere stato abbandonato da tutto l'equipaggio, circa 12 miglia ad est-sud-est di Capo Spartivento Calabro. Codici e documenti segreti affondano con il battello. Tornato sul punto dell'affondamento, dopo oltre un'ora e mezza, il Vivaldi avvista una luce fievole ed intermittente che fa credere al comandante Galati che il sommergibile sia ancora a galla. In realtà si tratta di una torcia che Fraser sta usando per individuare la posizione dei naufraghi. Il Vivaldi si avvicina, si ferma e da bordo viene chiesto ai naufraghi di che nazionalità sono, al che questi ultimi rispondono inglesi. Dopodiché inizia il salvataggio dei superstiti. In tutto il Vivaldi recupera 52 dei 55 uomini dell'equipaggio dell'Oswald, tra cui il comandante Fraser. Al suo rientro a Taranto, il Vivaldi viene accolto trionfalmente. Gli equipaggi di tutte le navi presenti in porto, schierati in coperta, lo salutano alla voce, mentre sfila con la prora danneggiata, segno tangibile del combattimento appena sostenuto.
I naufraghi dell'Oswald, sbarcati a Taranto e ricoverati nel locale ospedale della Marina, vi rimarranno per 9 giorni, per poi essere trasferiti al nord. Parte dell'equipaggio dell'Oswald rimarrà a Sulmona fino all'8 settembre 1943, quando il campo passerà in mani tedesche in seguito all'armistizio. Alcuni uomini dell'Oswald riusciranno a scappare e a raggiungere terra neutrale o le linee alleate, ma la maggior parte finirono prigionieri in Germania fino alla fine della guerra. Il comandante Galati riceverà per l'affondamento dell'Oswald la medaglia d'argento al valor militare, con motivazione. Comandante di squadriglia cacciatorpediniere in ricerca notturna antisommergibile, avvestato un sommergibile nemico di grosso tonnellaggio, lo attaccava e lo speronava con la sua nave, ed in seguito alla contromanovra del nemico impiegava quindi, con esemplare tenacia, tutte le armi a sua disposizione finché non ne constatava l'affondamento. Per la perdita dell'Oswald, il tenente comandante David Alexander Fraser sarà mandato alla corte marziale. Questa foto lo ritrae il 16 aprile 1946 a Portsmouth. Galati, invece, lascerà il comando del Vivaldi il 7 gennaio 1942. La nave continua il suo servizio con la solita tenacia e aggressività. L'armistizio dell'8 settembre lo coglie a La Spezia, dove è giunto per lavori. Lì riceve l'ordine di portarsi, insieme al gemello Danoli, a Civitavecchia per imbarcare il re Vittorio Emanuele III in fuga da Roma. Il re decide poi invece di dirigersi verso Pescara, così il Vivaldi e il Danoli ricevono l'ordine di portarsi alla Maddalena, dove avrebbero incontrato il grosso della squadra navale italiana. Al largo di Razzoli, nelle bocche di Bonifacio, le due navi si scontrano con alcune motovedette e motozattere tedesche, affondandone o danneggiandone alcune, costringendo le altre a ripiegare, ma sono soggette al tiro delle batterie costiere tedesche della Corsica, che danneggiano gravemente il Vivaldi. A bordo si sviluppa un incendio e le macchine sono messe fuori uso. La nave è ora immobilizzata a sud di Capofenu. Al Danoli va peggio. Lievemente danneggiato dal tiro delle batterie, mentre manovra per allontanarsi, urta una mina e affonda. Non essendoci nessuna unità vicina per portare soccorsi, molti dei naufraghi morirono. Verso le 19 il Vivaldi riesce a rimettere in funzione una delle caldaie, ma è nuovamente attaccato da bombardieri tedeschi Dornier Do 217. Nonostante la reazione delle artiglierie contraeree della nave, una bomba radioguidata Henschel HS 293 colpisce l'unità causando ulteriori danni. Lentamente il Vivaldi cerca di continuare la navigazione, ma alle 5:30 del 10 settembre nei pressi dell'Asinara constata l'impossibilità di proseguire. Viene dato l'ordine di abbandonare la nave, che viene poi autoaffondata. Il capitano di corvetta Alessandro Cavriani ed il capo meccanico Virginio Fasan tornano a bordo per accelerare la fine, ma non fanno ritorno e scompaiono con la nave che affonda. Alla loro memoria è conferita la medaglia d'oro al valor militare. L'equipaggio del Vivaldi ebbe in totale 58 morti e 240 sopravvissuti. Nel corso del conflitto l'unità aveva svolto 155 missioni di guerra per un totale di 59.991 miglia percorse. Dopo aver lasciato il comando del Vivaldi, Galati ricopre vari incarichi e il 12 agosto assume il comando del gruppo incrociatori leggeri Luigi Cadorna, Pompeo Magno e Scipione l'Africano. In seguito all'armistizio di Cassabile, Galati rifiuta la resa e dichiara che non avrebbe mai consegnato le navi ai britannici a Malta e mostra anzi l'intenzione di salpare per il nord per cercare un'ultima battaglia. L'ammiraglio Brivonesi, suo superiore, dopo aver tentato invano di convincerlo ad obbedire agli ordini, lo mette agli arresti in fortezza. Galati lascia il servizio attivo il 16 giugno 1946, dopo la proclamazione della Repubblica. È promosso ancora ad ammiraglio di divisione nel 1947 e congedato definitivamente nel 1955. Muore a Roma il 15 ottobre 1971.